Eccoci qua ragazzi, questa puntata non so dirvi che numero è perché è la prima puntata che faccio col mio amico Damiano registrata, quindi la caricherò direttamente su YouTube. Ovviamente se la state guardando la state vedendo già da YouTube o Spotify, quindi il numero non lo so. Inizio la puntata, prima cosa ovviamente ringraziando gli sponsor e ringrazio i due sponsor Melanurk e l'Amaro Erba Negra e Fine Escole Real che ti ho anche proposto a te, vedremo se riusciremo a mandarli anche dalle tue parti, che i ragazzi di Fine Escole Real che mi forniscono sempre attrezzature e poi oltre a farmi fare un sacco di giri in giro per il mondo mi supportano un sacco con questo podcast. Ringrazio anche i ragazzi di Vets Aperitivo e i miei amici di AXX Store, che è un negozio di abbigliamento qua in zona Bergamo, e i ragazzi di Master Evento. Conosci Master Evento? Assolutamente, come non conoscerlo. Dopo magari ne parliamo. E niente ragazzi, se vi interessa un'altra cosa, rottura di palle, poi iniziamo con la puntata. Lo ripeto sempre. Se guardate il podcast da YouTube, ricordatevi di iscrivervi. E questo intanto era Alexa. Ricordatevi di iscrivervi e iscrivervi al canale e mettere, se riuscite, commenti e mi piace ai video. Poi, oltre a questo, se invece siete da Spotify o le altre piattaforme, basta che seguite il canale e siamo a posto. Andiamo direttamente straight into it la puntata. Damiano, intanto grazie di essere qua. Damiano è un mio amico, poi adesso racconteremo chi è, perché e cosa ci fa qua con me e ci racconterà la sua vita. Intanto ti ringrazio di essere qua, Damiano. Grazie mille a te Carmine, ciao a tutti, un grande piacere di essere qua, finalmente a Villa Carmine a vedere questo bellissimo studio. Ti piace casa mia? Ti è piaciuta? Alla grande. Se avessi saputo che fare il bartender paga così bene sarei rimasto in Italia. Diciamo che ho lavorato per rubarmi sta casa. E comunque, ho appena finito di montare cose nello studio, quindi a breve avremo il nostro bar nello studio di cui parlo sempre. Magari quando caricherò questa puntata il bar nello studio ci sarà già. Detto questo, Damiano, come faccio sempre in ogni puntata, vorrei partire dall'inizio di come tu sei entrato a far parte di questo mondo. Quindi raccontami un po' i tuoi inizi, se hai iniziato anche, magari non hai iniziato dal bar, hai iniziato da altre parti, però dimmi come ti sei avvicinato a questo ambiente. Allora, la mia carriera da bartender ha radici molto molto lontane da ben prima che decidessi di muovermi dietro al bancone. Ho per anni lavorato in Grecia, per una scuola di barman, ma non come bartender, non come istruttore, ma come organizzatore di eventi e, PR si può dire. E nel mentre Che tipo di eventi facevi? Cioè, organizzazione di eventi in che senso? feste in barca, feste in piscina, feste in spiaggia, feste alla scuola di bartender, più ne ha più Era ne metta. tipo scuola zoo. Sì, diciamo di sì, era l'International Bartender School, oramai conosciuta anche in Italia come IBS. Ah, lavoravi per IBS come PR? Lavoravo per IBS anche come PR a Kos in Grecia. Mentre studiavo, l'idea era di diventare professore di lingue o di storia. Poi una cosa tira l'altra, scopri che fare flare in spiaggia è più divertente che insegnare storia a scuola. Finisci a lavorare in Danimarca, dove il salario per il nostro lavoro è più interessante di quello per i professori, la passione per il bartender è più alta di quella per l'insegnamento. Ok, allora andiamo un attimo per step. Quindi tu eri in Grecia, che quanti anni avevi? Grecia ho fatto dal 2008 che avevo 19 anni fino più o meno 2017. Ah, ok, quindi vabbè, prima cosa sono un bel po' di anni lì in Grecia, in cui parlano una lingua praticamente impossibile da imparare perché io sono stato un po' e non ho mai capito niente. Oltre a questo, ma eh, quindi hai iniziato, cioè è stato un caso comunque che sei finito a lavorare per IBS in quel momento? Diciamo sì, io ho cominciato a lavorare per un bar nella Bar Street che si è rivelato negli anni successivi essere il bar della IBS e da lì il network che si è creato ha fatto sì che cambiassi le mie scelte lavorative. Ho capito, interessante come cosa. Quindi comunque il tuo approccio a questo mondo, il tuo approccio a questo lavoro
inizialmente è stato il flare anche per te. Assolutamente, quando sei in estate in spiaggia e vedi tutti questi bartender che provano a lanciare le bottiglie, dici: "Provare anch'io". Ok, quindi quello che ti ha affascinato inizialmente è stato il flare. Nelle ultime puntate sto intervistando personaggi di vari ambienti e alcuni ultimamente arrivano e non hanno avuto una partenza come quella che grosso modo quelli che conosco io hanno avuto, capito? Inizialmente ci siamo stati rapiti tutti dal flare e quindi col flare abbiamo iniziato. Quindi tu, come noi, sei figlio del flare. Da lì quindi hai fatto un corso di formazione in IBS o com'è andata? Come è iniziato? Sì, diciamo che per anni, essendo comunque a contatto con gli insegnanti, ho fatto flare con loro in spiaggia, pur non sapendo nulla drink, nulla su come fare un drink. E a un certo punto ho deciso, facciamo questo corso, iscriviamoci al corso, impariamo anche le basi e poi sviluppiamo qualcosa che non sia solamente fare flare in spiaggia. E tra l'altro come viene organizzato il corso in IBS a livello di didattica non lo so perché non l'ho mai fatto, quindi non so se è valido o no, se ne vale la pena o no. Però la tipologia di corso impostato in quel modo di tipo corso vacanza, è tipo un mese un mese di università all'estero, da come è organizzato è molto interessante. Se potessi tornare indietro a quando io ho fatto i miei primi corsi, tra virgolette, base, penso che avrei scelto un corso organizzato in questo modo perché è molto divertente e poi è proprio super full immersion, quindi sei proprio immerso in questo mondo che praticamente non conosci e dopo un mese ne esci con un miliardo di skill, nozioni, informazioni, o sbaglio? No, assolutamente, l'impostazione di IBS, specie per un ragazzo giovane, è pazzesca, nel senso, e lì ti ritrovi generalmente in destinazioni molto gettonate a livello turistico, hai 1 miliardo di side activities, di eventi, di feste, di party, dove già ti confronti col mondo del bartending, ma lo fai in un modo divertente. Io personalmente ho scelto, conoscendo come fosse a livello divertimento la scuola di fare il mio corso a Copenaghen, per non essere tentato dal frequentare più i side event del corso stesso, scelta che si è rivelata efficace perché comunque quando ho fatto il corso io a Copenaghen non c'era nulla se non studiare e mettere in pratica quello che imparavi, quindi è stato molto intenso ed utile, diciamo. Ok, quindi ok, andiamo avanti perché mi interessava questa cosa. E a Copenaghen poi come ci sei arrivato? Sono arrivato in aereo. No, scherzi a parte, conoscendo varie persone, ho capito che tra le capitali nordiche, la Scandinavia è sempre stato un mio pallino dove andare a vivere, tra le capitali nordiche era quella più piccola, più e anche efficace, più facile da girare, tu giriamo in bicicletta o a piedi, e per il nostro lavoro, per nostro intendo sia la sfera bar che la sfera ristoranti, era una comunità che 9 anni fa, quando mi son trasferito, era in pieno sviluppo e tuttora oggi rappresenta una delle rivoluzioni gastronomiche, più importanti d'Europa. Quindi una piattaforma notevole per chi si approccia al mondo del bartending o al mondo della ristorazione. Ok, quindi interessante. Poi una cosa assurda di Copenaghen che è molto conosciuta, è una città conosciuta in tutto il mondo, ma è anche piccolissima, cioè veramente minuscola. Oltre al fatto che io sono riuscito a perdermi in una città minuscola, però non conoscendola io comunque mi aspettavo fosse una città, città molto grande, invece è veramente molto piccola. Sì, per noi italiani è un paesello, nel senso, là ovviamente essendo capitale è anche, non probabilmente, ma certamente la città più grande, però sì, capitale dove in 20 minuti di bici arrivi da una parte all'altra della città ti fa capire che non è propriamente enorme. Eh sì, tra l'altro tu sei anche delle mie parti, da Sassuolo ci vogliono 20 minuti a fare da una parte all'altra, se non di più, Sì, perciò... come superficie forse grossa come Sassuolo, c'è un po' più di gente che ci abita, un po' più case, un po' meno compagnie, però insomma, fabbriche. Ok, e quindi arrivi a un attimo che ho un po' di robe segnate da chiederti di cui parlare. Arrivi a Copenaghen, quindi lì inizi a lavorare già dove sei adesso o hai fatto un percorso? No, sono arrivato e ho
per l'appunto ho cominciato con il corso IBS. La settimana successiva ho trovato lavoro in un hotel a 4 stelle che mi ha dato una buona piattaforma per cominciare comunque a mettere a provare sul campo le skill e le nozioni che avevo imparato. Dopodiché ho avuto la fortuna di avere uno chef Michelin abbastanza famoso che è venuto come cliente e m'ha chiesto di andare a lavorare per lui. Gli ho detto: "Alla grande". Questo m'ha dato modo di, coadiuvare il bar con quello che è la creazione di, ingredienti fatta in cucina. Ah, okay. Infatti, nelle ultime puntate proprio sto parlando spesso da quando ho fatto la puntata con Filippo, spesso mi capita di andare a finire nella in cucina. Quindi non sapevo di questa tua cosa che anche tu hai avuto questo incontro nell'hotel con lo chef che ti ha comunque fatto vedere il mondo della cucina e immagino che ti abbia anche ispirato in quello che poi è stato il tuo percorso formativo nella creazione di drink o comunque nella tua immagine di visione di come creare cocktail. Detto questo, quindi tu mi viene da chiederti, esperienze lavorative ai tuoi inizi non ne hai avute in Italia? No, in Italia sono tornato poi a posteriori come ospite in qualche locale o come sì, come guest shift per l'appunto. Però sì, inizialmente in Italia la mia unica esperienza in hospitality era ospitare grandi locali per fare feste, ma diciamo che questo col bartending c'entrava ben poco. Okay. Da questo punto di vista siamo a livello di formazione siamo un po' diversi, che io sono stato catapultato nel mondo delle discoteche il giorno dopo aver finito il primo corso e quindi è una formazione un po' diversa. Io tipo in albergo non ho mai lavorato, non ho mai avuto il piacere e l'onore. Quindi raccontami un attimo, perché ovviamente qua in Italia soprattutto, come saprai, i bartender sono molto più abituati a far parte di cocktail bar o comunque di bar dentro discoteche o è una roba legata molto più ai barman di una volta, quella di lavorare in albergo qua in Italia. Diciamo per la maggior parte, ci sono ovviamente anche i cocktail bar importanti all'interno di alberghi, però per la maggior parte dei bartender, soprattutto quelli che seguono il podcast, sono più legati al mondo dei drink, come diciamo, come grosso modo ne faccio parte io. Però lavorare in un albergo, sostanzialmente com'è, come funziona? Lavorare in albergo è un'esperienza totalmente diversa dal cocktail bar. Ho lavorato prima di approdare a dove sono adesso in vari cocktail bar e tornare in un hotel a 5 stelle come per l'appunto faccio adesso, è un'esperienza totalmente diversa. In un cocktail bar tu trovi il bar nello stesso modo in cui l'hai lasciato la sera prima. Tu sei l'alfa e l'omega del tuo bar e è solo tuo. In un hotel tu condividi lo spazio con altri dipartimenti. L'hotel è un elemento vibrante che è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E la collaborazione tra i vari dipartimenti rappresenta da un lato una sfida, perché comunque devi accettare il fatto che hai qualcuno che utilizza le tue stesse stanze, hai qualcuno che ti interrompe mentre lavori, hai qualcuno che ti può fare domande che non c'entrano nulla con il tuo lavoro, ma che tu devi riuscire in un qualche modo a soddisfare. Però dà molte più soddisfazioni per quanto mi riguarda, proprio perché non è solamente cocktail e un dare al tuo ospite un'esperienza a 360 gradi e dal punto di vista economico non è una novità che l'hotel, specie 4, 5 stelle, debba per legge soddisfare certi requisiti che molti cocktail bar non possono permettersi di soddisfare. Quindi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'esperienza nel Nord Europa, giorni liberi nel weekend, sempre, almeno un weekend ogni 2 o meglio, ogni terzo weekend lo è libero, ferie pagate, pensione pagata, benefit legati alla tua compagnia, adesso a seconda di quale hotel tu possa lavorare, puoi avere dal dentista scontato al buono spesa, al ferie scontate in certi posti. Diciamo che è un lavoro tra virgolette normale. Sì, sì. Perché
qua vabbè che la definizione di normale ormai non sappiamo più quale sia, però dico, stai comunque parlando di cose praticamente impossibili da vedere in Italia, però eh, hai aperto anche il discorso su una cosa di cui mi trovo spesso a parlare, che è anche il benefit a livello, il benefit economico, facendo comunque il bartender o il responsabile o il bar manager, quello che è. Però magari una cosa che hai detto tu, che adesso dico, è il fatto che lavorando in un albergo è anche molto più facile essere gratificati o poter arrivare a guadagnare quello che pensi di valere. Sì, diciamo che già anche la partenza, il livello salariale di partenza, almeno su in Scandinavia, negli alberghi, è decisamente più alto e ti permette anche di pensare a sviluppare una carriera che non sia saltare da un bar all'altro, ma credere in un progetto all'interno di quell'hotel e portare quel bar di cui fai parte ad essere meglio addirittura di cocktail bar che nascono proprio come cocktail bar. Ok, quindi in questo modo il lavoro del bartender in certi posti può essere anche un lavoro su cui, nel senso, mi viene da dire in cui puoi pensare a non crescere, però dico, è un lavoro in cui puoi pensare di iniziarlo e finirlo dietro una postazione. Nel senso, ovviamente puoi migliorare, però puoi continuare a fare quello che fai sempre senza doverti, tipo per dirti in Italia inizi come noi, che inizi perché ti piace il flare, inizi facendo flare, inizi lavorando in giro nelle discoteche o poi nei cocktail bar, però poi arrivato a una certa età, tipo a 33, 34, 35 anni, però tipo non è che a 40 anni puoi lavorare ancora in discoteca o cose varie, solitamente, capito? Invece messa giù in questo modo, come stai dicendo tu, può essere un lavoro che tu puoi portare avanti per tanto tempo, ovviamente migliorando le tue skill, ovviamente cambiando tu, perché non hai più 20 anni, però è un lavoro su cui puoi costruire un'intera carriera. Sì, è un lavoro che comunque in compagnie come può essere la mia o come possono essere varie altre catene di alberghi, 5 stelle, è un lavoro che ti può permettere di diminuire l'intensità man mano che l'età avanza, perché comunque il bar dell'hotel è un bar che ha anche un orario di apertura molto più lungo di un bar normale. Bar che normalmente può anche aprire la mattina, quindi ti può permettere di fare turni meno stressanti dal punto di vista fisico e anche eventualmente avere posizioni di ufficio. Il mio lavoro non è solamente stare dietro al bancone, quello dovrebbe essere una piccola parte, è più, addirittura fare marketing o Sì, sì, creare. su quello che fai tu di preciso adesso ne vorrei parlare dopo, così me ne parliamo in modo dettagliato, però intanto mi interessava sapere questa cosa del fatto che volendo uno può puntare a fare quello sempre. Sì, assolutamente. Non è raro vedere in hotel a 5 stelle insomma, anche signori prossimi alla pensione. Io stesso ho colleghi che non lavorano nel mio team, nel mio bar team, ma lavorano all'interno dell'hotel in altri settori sempre legati all'hospitality, quindi eventi per esempio, dove lavorano anche al bar e vanno in pensione fra 1 o 2 anni e sono perfettamente sani, non fanno fatica, non sono stressati, anzi sono più rilassati di me. Non sono stressati dalla vita, come capita spesso. E detto questo, quindi eravamo rimasti che eri arrivato a questo hotel a 4 stelle in cui hai conosciuto questo chef. Raccontami un attimo, cioè, com'è stato la connessione che ti ha portato dal bar a interfacciarti con la cucina? Cioè, curiosità tua, curiosità dello chef, dovevate fare delle cose insieme? Cosa è successo? Allora, io ho lavorato in un bar all'interno di questo ristorante dove la cucina era una cucina aperta, quindi mi capitava ovviamente di vedere tutto quello che gli chef facessero. Come ho sempre avuto un approccio alla mixology leggermente forse diverso da quello che è la maggior parte dei bartender classici, dove son sempre partiti dal classic cocktail recipe, dalla ricetta del cocktail classico e hanno provato a cambiare 1 o 2 cosine, io ho sempre preferito partire dal creare un ingrediente e lavorarci sopra, proprio per un fatto di interesse personale. Io volevo diventare uno chef quando ero bambino, poi per varie cose ho cambiato, Ok, ecco perché allora. indirizzo, ho deciso proviamo a diventare un insegnante e poi mi sono ritrovato a fare il bartender.
Ottima scelta, non me ne pento. Detto questo, ho sempre pensato, specie dopo aver conosciuto questo chef e aver visto come lavora, che le tecniche, di cucina, le apparecchiature utilizzate in cucina sono anni e anni più avanti a livello tecnologico di quelle che usiamo noi nel bar, e mi è sembrato stupido non approfittarne. Avevo lì uno dei migliori nel suo settore nel Nord Europa, perché non chiedergli di insegnarmi a fare faceva lui. Infatti è una cosa, anch'io quando, cioè nel senso, anch'io sono stato rapito praticamente subito nel vedere gli chef lavorare, dal vedere una cucina, una brigata lavorare, però, e ne parlavo già anche in altre puntate, quello che mi rapiva a me, che mi piaceva, era la manualità. Non era tanto l'ingrediente, come veniva curato, come veniva trattato, il sapore, cose varie, però quello che, come poi è stata anche la mia crescita, anche quello che insegno io, quello che io poi negli anni o quello che anche adesso insegno, alla fine è la tecnica. Io ti insegno bene la tecnica, non faccio, li ho fatti per un po', però poi mi sono specializzato nella tecnica. Infatti quello che mi aveva rapito a me era nel vedere come si muovevano, come tenevano varie cotture nello stesso momento, come facevano preparazioni in sinergia insieme varie persone. Quello mi aveva rapito la cucina e spesso mi capitava di mettermi lì a guardare, cercare di imparare come si facesse, anche se a me cucinare tutto quello che riguarda il cibo non ho voglia di farlo, mi sembra proprio una rottura di palle. E però sì, anche io sono stato affascinato in questo modo dalla cucina praticamente subito, diciamo. Quindi in questo hotel a 4 stelle quanto tempo sei rimasto? In hotel a 4 stelle son rimasto pochissimo, anche perché poi dopo son stato preso dallo chef di forza, m'ha dato un full time direttamente al suo ristorante, quindi nell'hotel a 4 stelle sarò stato 6 mesi forse, dopo ho lavorato per 3 anni all'interno di questo ristorante, dapprima come bartender, poi come bar manager, e fino a che non lo hanno venduto, mi son ritrovato in un posto che non mi dava più stimoli, perché i nuovi proprietari hanno cambiato il concept e per me non c'era più nulla da dare o da chiedere a questa nuova proprietà, dopodiché mi sono spostato sul cocktail bar. Okay, ma, prima cosa in Danimarca come siamo visti? Perché, spesso gli ospiti che vengono hanno viaggiato o lavorato in giro per il mondo e tutti per ora mi hanno sempre dato un bel feedback su come siamo visti noi italiani "all'estero", tra virgolette. In Danimarca, cioè il fatto di essere italiano ti dà, tra virgolette, "una marcia in più" o raccontami. Allora, come in tanti paesi all'estero, siamo ovviamente perculati per il nostro favoloso accento, si fanno grandi risate, però siamo visti, anche se non ce lo dicono, come gente che si fa un culo tanto, come si dice dalle tue parti, e siamo irresistibilmente sexy, ma questo non lo ammetteranno mai. E siamo anche visti come quelle persone che hanno la fortuna di venire da un paese dove abbiamo a livello alimentare tutto. Quindi, ci son tante domande sempre da parte degli stranieri riguardanti cibo, talmente, ma anche i drink ultimamente. Quindi diciamo che secondo me per il nostro lavoro, e i dati lo dimostrano, perché se tu vai a vedere i migliori bar al mondo, se non son di proprietà italiana, almeno 1, 2, 3 o tutti italiani nel team ce li hanno, ci metti in una posizione di vantaggio, dai. Okay, quindi sì, mi viene in mente il fatto che, sei italiano, quindi devi conoscere tutto della cucina che tipo come capita anche a me all'estero, che mi fanno domande, dico: "Guarda, non lo so, non mi dispiace." Ehm, però sì, okay, quindi anche in Danimarca siamo visti bene. Diciamo che puoi non saperlo, ma se improvvisi probabilmente ci vai molto più vicino di quanto ci andranno mai loro. E mi viene in mente il film di Checco Zalone quando il tipo gli fa gli spaghetti. Non nominare il nome dell'Italia invano e poi gli spacca l'insegna. Infatti io sono stato in Danimarca, a parte per i mondiali IBA, che poi ne parleremo, sono stato anche lì l'anno scorso che mi hai chiamato tu per un lavoro insieme e ho visto Copenaghen, mi hai anche portato siamo andati a mangiare in un posto italiano di ragazzi proprio delle nostre parti, tra l'altro di Reggio Emilia, quelle parti lì. E ti vorrei chiedere, cosa che non c'entra tanto con la tua carriera al mondo del bar, ma in Danimarca
A parte il fatto, vabbè, nel mondo degli hotel e cose varie, a livello di bartending mi hai già detto che si guadagna bene, è un posto dove conviene andare. Ma a livello di attività conviene aprirsi un'attività lì? È meglio, peggio dell'Italia? Livello imprenditoriale, diciamo che è probabilmente più facile. La burocrazia in Danimarca è inesistente. Come in Italia? Sì, come in Italia. M'han detto che ci vogliono 2 anni per un nuovo passaporto qua. No, qua un passaporto, ci vuole se le cose vanno normalmente ci vuole 1 mese, sì. Dal momento in cui tu gli porti i documenti, in 1 mese te lo fanno al nord, al sud non lo so. È per l'appuntamento che ci vuole tanto. È probabile, sì. No, comunque detto questo, sì, la burocrazia è quasi inesistente. Almeno a Copenaghen, ma come Copenaghen anche le altre capitali hanno una forza economica spaventosa, perché la classe media, cioè non es la differenza di classe è molto ridotta in Scandinavia, quindi non esistono, una cosa brutta da dire, non esistono i poveri, è un po' brutto da dire, però è vero, la gente spende tanto, è abituata a spendere tanto, non si fa problemi, e più la qualità è alta, più gli vien voglia di spendere. Non è raro sentire, per esempio, come dicevi, il ristorante dei 2 ragazzi italiani che hai menzionato prima, clienti dirti: "È troppo economico, con questa roba devi assolutamente pagare di più". Detto questo, a livello bar, la mafia come esiste qua, esiste anche in Scandinavia, e se sei esterno aprire il tuo business è faticoso, perché comunque ti troverai messo da parte, ti troverai, per quanto tu possa fare bene, a non avere riconoscimenti che meriti, però non lo sconsiglio. Detto questo, si vive bene in Scandinavia. Okay, diciamo che se non puoi arrivare e comandare come ovunque, devi farti un nome e riuscire a inserirti nel mercato rispettando tutti. Okay. Adesso invece, allora dei mondiali IBA ne vorrei parlare dopo, così mi racconti un po' tutto il tuo percorso. Lo dico ragazzi per chi non lo sa, il nostro Damiano è campione del mondo IBA 2017, bravissimo Damiano, e io c'ero anche tra l'altro, ci siamo conosciuti lì. Detto questo, raccontami un po' di dove lavori adesso e facciamo una panoramica generale di tutto, poi magari ti faccio qualche domanda io. Momento pubblicità. Allora, io lavoro in un hotel a 5 stelle che si chiama NIMB, ed è parte del parco divertimenti più grande della Danimarca, che si chiama Tivoli, ed è una compagnia che gode dell'appoggio della regina, in quanto viene nel nostro hotel e nel nostro parco quasi tutti i giorni. È un hotel a 5 stelle che gode del fatto che, o almeno noi lavoratori godiamo del fatto che, utilizzi un approccio moderno al 5 stelle, quindi non aspettatevi un cosiddetto palo nel culo, come diciamo noi lavoratori. Noi siamo molto più informali, per esempio ci sediamo al tavolo con i clienti, e scambiam 2 chiacchiere, spesso e volentieri ci scambiamo numeri di telefono per fare attività anche al di fuori del bar. C'è più, come si dice, contatto umano? È meno impostato, è molto più easy going, è molto più, relaxed come vibe Cioè rispetto. non come ci si aspetta di solito il trattamento in un hotel a 5 stelle. Sì, è un trattamento sempre 5 stelle, assolutamente, però in una maniera più rilassata e più amichevole. Detto questo, all'interno del mio bar abbiamo la fortuna di avere, un budget che ci consente di sperimentare, di investire tanto, non solo per la creazione di cocktail o di sapori di cocktail, ma anche proprio per coinvolgere il nostro ospite a 360 gradi. Abbiamo un concept basato su favole, fairy tale menu, e Scusa se ti interrompo, adesso che hai detto favole mi ha fatto venire in mente altre cose legate al posto in cui lavori. Parliamo un attimo del Tivoli, che è il più grande della Danimarca. Non è tipo il più vecchio al mondo o tipo lo vendono come il più vecchio al mondo, una storia del genere? Tivoli è uno dei parchi divertimenti più vecchi del mondo. Dicono essere il primo in Europa, e per, assurdo, abbiamo anche l'attrazione in legno, il roller coaster in legno, la montagna russa in legno più antica
attualmente in uso in un parco divertimenti. È un team di persone che ogni giorno, 365 giorni l'anno, avvita e svita bulloni per sistemare quello che il legno può perdere o guadagnare grazie al clima o grazie alla pioggia. E infatti nel dire il roller coaster più vecchio d'Europa o del mondo, mi viene da dire non ce lo farei un giro, sinceramente. Io ce lo faccio spesso, è molto divertente, c'è una figura professionale che è il guidatore della giostra che usa un freno praticamente per C'ha il freno a mano. eh sì, perché non c'è elettricità, è fatto tutto da un sistema di catene e di forza di inerzia? Penso in italiano. Lui gestisce tutto con un freno. Ogni tanto esce dal binario questa giostra, perché non è una novità, 1 o 2 volte l'anno esce dal binario, però non è mai successo niente a nessuno, non è una roba catastrofica, si ferma e la gente scende. Ok, perché è un parco divertimenti, nel senso, abituati a come sono i parchi divertimenti oggi, quando uno entrandoci, tipo un italiano che ci entra, non pensa che sia un parco divertimenti, pensa che sia un parco con delle attrazioni all'interno, che è molto, come dire, non lo so, rustico, tipico. E Sì. perché... Vai, raccontami. Il concept è che sia cioè è nato Tivoli come un parco, come un giardino, è il giardino della regina prima di diventare Tivoli. E l'idea è proprio che il cittadino debba andare dentro, perdersi tra gli alberi, i laghi, e infatti non ha una mappa puoi dire sensata, è tutto fatto a modo di labirinto, proprio per farti perdere, e poi con gli anni sono state inserite attrazioni da parco divertimenti, ma nasce come giardino della regina. Allora sì, l'effetto che si voleva dare è perfettamente centrato, perché anche a me è capitato lo stesso. E quello che ti volevo chiedere, adesso mi è andata via di mente questa cosa per una roba legata al parco che mi piaceva un sacco, il fatto del giardino, poi però comunque all'interno del parco ci sono comunque i ristoranti, c'è il ristorante, c'è il coso dove siamo stati anche noi, quello dei dolci. Sì. Ah, poi c'era quella cosa legata alle favole che ti volevo dire. C'è un'attrazione che ti porta, che all'interno ci sono raccontate proprio tutte le favole all'interno raccontami un attimo questa attrazione. Sì, assolutamente. Sono le favole di A.C. Andersen, che è probabilmente l'autore più famoso della Danimarca, che ha scritto le favole come per esempio The Snow Queen, la regina delle nevi, penso sia in italiano, o la principessa sul pisello. Tu entri in questa tazza che ti porta in giro su e giù in questa mega attrazione, perché è veramente gigantesca, anche se in realtà è sottoterra, è una struttura enorme, e queste figure 3D ti raccontano un po' le varie favole di A.C. Andersen, che è stata tra l'altro l'ispirazione del nostro primo menù. Quindi ho portato il mio team varie volte sull'attrazione, conscio del fatto che non avrebbero probabilmente letto tutte le favole. No, è carina questa cosa. Quindi prima ti ho interrotto, quindi ricomincia pure a raccontarmi del... No, ecco, stavo facendo un disastro con i microfoni. Ricomincia pure a raccontarmi del menu, come lo gestisci, come fai. No, mi avevi detto che, scusa, voi avete a disposizione un bel budget che vi dà la possibilità di scoprire, fare, brigare. Vai, scusa. No, no, tranquillo. Beh sì, la compagnia ha investito molto in noi. Noi fortunatamente abbiamo, ripagato con buoni numeri, e questo ci ha poi permesso di avere il budget per investire non solo in ingredienti di un certo tipo, che sono ovviamente di prima scelta, ma anche in glassware personalizzato, fatto proprio per noi, fatto a misura delle nostre favole, di investire in eventi come può essere jazz music live varie volte alla settimana, di primo ordine, gente che normalmente si esibirebbe al Teatro Reale, per esempio. Ci ha permesso di investire in un menù stesso, il menù che si può trovare ovunque su internet, si vede spesso, è proprio un'opera d'arte il menù stesso. Abbiamo dei grafici bravissimi che, creano proprio un oggetto che per il cliente ha un valore proprio, già c'è gente che viene solo per vedere il menù, perché proprio gli piace il menù. Una delle cose più rubate in Danimarca, probabilmente, dove i furti non esistono, è il menù del NIMB. Buono, bello. Quindi sì, non è solamente cocktails, è un'esperienza di storytelling che comincia quando
entri all'interno del bar e vedi il nostro focolare enorme in fondo alla stanza e finisce quando ovviamente arriva il drink. È vero, è molto carino, adesso che me l'hai detto me l'hai fatto tornare in mente perché c'è questo camino enorme, grandezza d'uomo. Aspetta che lo faccio vedere. Questo intanto quello che vedete è il profilo Instagram di Damiano, se volete seguirlo. Il camino immagino sia questo qua, Corretto. giusto? Quindi è un bel camino gigante in cui, vabbè, questa foto immagino sia un commercial o... Questa sì è una delle foto che usiamo per fare promozione ai nostri drink. Ehm, più che commercial gli ho chiesto di farmela per mettermela su Instagram io, però Vabbè, ci sta. Ok, e mi stavi parlando del menù legato alle favole, quindi tu, perché voglio capirla questa cosa e farla capire soprattutto. Tu quindi prendi una favola e in base a che cosa costruisci un drink che parli di quella favola? allora, quando il processo creativo che normalmente utilizzo per creare un nuovo drink, che sia esso ispirato da una favola, da un film, da una canzone, da un'opera d'arte, è lo stesso. Ed è quello che raccomando di fare anche ai miei ragazzi quando cominciano ad approcciare il mondo della mixology a livello proprio creativo. Tu prendi l'elemento che stai studiando, per esempio la favola, tu la leggi, scrivi, io generalmente scrivo su un foglio di carta, da un lato ingredienti che sono menzionati direttamente, possono essere un fiore o proprio un ingrediente, diciamo albicocche o rum, può essere di tutto. E nell'altra colonna scrivo concetti che possono essere ricchezza, possono essere per esempio sport, oppure diamo un esempio fuoco, cenere, polvere. Dopodiché si passa al come posso legare insieme questi 2 colonne, perché chiaramente la colonna dei sapori è facile, se li leggi, ma la colonna concetti devi andare a capire cosa può richiamare un determinato concetto. Per esempio, una favola ambientata a corte con dell'oro, con della ricchezza, io generalmente la rappresento tramite lo zafferano. Zafferano è simbolo di ricchezza storicamente nel da di per lui, spezia più costosa al mondo. Detto questo, abbiamo già ricavato un ingrediente. Si parla di legno, sarà una fumicatura, sarà uno spirito invecchiato in una botte, sarà un vino invecchiato in una botte. Dopodiché si va a creare un bilanciamento tra quello che hai trovato direttamente e quello che hai trovato indirettamente. Poi non rimane altro che andare in cucina e provare. Ok, e la costruzione di un drink o un menù del genere quanto tempo ti richiede a te e il tuo team? La creazione delle ricette di per loro in un mese forse si possono fare, fatte bene. Chiaro è che ci devi dedicare o è meglio che tu ci dedichi giorni. Quando io parto con creazione di un nuovo menù, esco dal bar, ci torno quando il menù è pronto. Detto questo, la parte più brigosa diventa poi dopo trovare dove e come servire questo menù e far arrivare tutto nelle casa, in bar. Che diciamo è la challenge più, rigosa, perché comunque siamo una grande compagnia e c'è della burocrazia anche lì purtroppo, essendo una grande compagnia, e non badiamo non scendiamo a compromessi. Quindi noi vogliamo il meglio e certe volte per avere il meglio devi aspettare tanto. E a volte aspettare tanto Non combacia non con... combacia con esigenze di apertura. Ok, quindi adesso dicendomi questa cosa mi fa venire in mente il fatto che magari se tu fai la tua drink list, le tue cose, comunque è soggetta ad approvazione, la deve guardare un po' di gente prima di essere approvata e cose varie? O se la Mh. decidi tu va bene, basta? No, fortunatamente se decido io, va bene. Sono una Oh, delle cose più belle del mio lavoro forse è quella. Chiaramente io chiedo, approvazione o meglio chiedo consiglio senza mai, specificare per cosa, sulle mie ricette, nel senso, è sempre meglio non basarti solamente sulla tua sul tuo gusto e sulla tuo punto di vista, ma fare provare a più persone possibili con più, background possibili, tue creazioni, così che
non crei qualcosa che magari piace effettivamente solo a te e poi non c'entra niente col tuo menù. Un feedback onesto è sempre un ottimo regalo. E nel fare queste cose ti capita ti interfacci con tuoi colleghi o hai persone con cui ti senti o cose varie? Per questi feedback intendi? Sì, Può essere un collega, può essere, uno chef, dal quale generalmente ottieni sempre onestà perché non girano molto dietro ai concetti. Può essere un cliente, abbiamo molti clienti che tornano, che sono molto educati. infatti te lo volevo proprio chiedere, dico, ti capita anche magari di chiedere consigli a chi non fa parte di quest'ambiente che ti dice cose, magari io assaggio un drink che è preparato da te e ti dico certe cose su certi sapori. Magari se chiedi un consiglio a una persona che, tra virgolette molto grandi, è ignorante nella materia e magari è un feedback che ti può aiutare molto di più. Assolutamente, perché comunque ricordiamo il fatto che il 90% delle persone che frequentano cocktail bar o non sono bartender o non hanno niente a che vedere con la nostra industry, sono loro la grande forza economica dietro al nostro salario, quindi noi dobbiamo fare, quando creiamo un menù, dobbiamo pensare che andremo a servire i nostri drink a queste persone. Detto questo, non sono io uno che crea solamente crowd pleaser che vanno bene a tutti, con i classici sapori come può essere vodka passion ginger e vodka frutto della passione zenzero, però un feedback su come il tuo cocktail, tra virgolette, innovativo può risultare a una persona che non ha mai provato questi tipi di cocktail può essere utile, così che tu non fai una roba che per te è una super bomba e poi per il 99% dei tuoi clienti torna indietro il bicchiere pieno. Ok. E detto questo, mi sta venendo in mente mille cose da chiederti. Ah, intanto mi stiro. Oh, questa è proprio la cosa che non si dovrebbe fare mentre registri, però va bene. E tu fai un drink, ma c'è una bella cultura a Copenaghen del bere. Tipo, ti dico, se io apro tipo il tuo cocktail bar qui dove sono, dove abito io, ok? C'è il tuo cocktail bar, un bar dettagliato come fai tu. Non dico qui dove lavoro, qui dove sono io, perché qua comunque una cultura del bere c'è, però magari in un paese, in Italia, nella maggior parte dei posti in Italia non sarebbe tanto seguito, ok? O comunque ti sarebbe tanto difficile riuscire ad importi. E invece lì a Copenaghen c'è cultura sul bere, le persone che vengono apprezzano, provano, sperimentano. Sì, sono abituati già da vari anni alla novità, non hanno paura nel provarla. Detto questo, il modo in cui tu implementi una cosa nuova deve essere graduale, perché uno schiaffo in faccia non piace a nessuno. Però sì, il terreno è fertile per gli esperimenti. Difficilmente trovi qualcuno che di fronte a un'idea totalmente innovativa, come può essere per esempio, considerate che siamo in Danimarca, un cocktail con il gorgonzola, loro lo guardano e non è che a prescindere dicono: che schifo." Dicono più che altro magari ti chiedono: "Come hai fatto a far entrare il gorgonzola in un cocktail e averlo fatto buono?" E dopodiché se tu gli dai una spiegazione convincente, volentieri lo provano e se effettivamente il cocktail ha senso, non è che ti dicano: "Che schifo", anzi ne ordinano un altro. Diciamo Ok. non si spaventano a priori dal nuovo, piuttosto magari ti chiedono sono curiosi di come tu abbia potuto fare questa cosa che per loro è nuova, che per loro è un po' fuori dal normale, ecco. E mi fa venire in mente quando provi a proporre in Italia il Bloody Mary proponendo qualcosa di un pelo diverso, come vieni preso come uno stregone. Non dico ovunque, però dico nella maggior parte dei posti non tanto ricercati, se provi a proporre una cosa che sia il Bloody Mary, che è completamente diverso da come sono solitamente i drink, che ti differenzia soltanto di essere salato e come viene interpretato in modo nella maggior parte dei casi sbagliato, o comunque visto come un drink non buono, quando invece penso sia uno dei drink più bevuti al mondo. Detto questo però parliam di Copenaghen, perché tu ti muovi fuori da Copenaghen, come andare indietro 50 anni. Ah, è così la Danimarca.
Infatti ci sono per esempio quelle volte, specie sotto Natale, sotto le feste, dove chi viene da molto fuori viene a Copenaghen per vedere il Natale, per vedere le nostre decorazioni, eccetera, e ti possono lasciare, ed è successo, dei delle come si dice in italiano complaint? Cos'è? Lamentele. Una lamentela scritta per email perché lo stronzo di turno, che sarei poi io, non aveva gli ingredienti per fare l'equivalente danese dell'angelo azzurro. Ehm Angelo Azzurro bisogna sempre pronti per l'Angelo No, Azzurro. vabbè, non si chiama Angelazzurro su, però per dire Sì, sì. si chiama Gines, che tra l'altro l'ha creato un danese che tu probabilmente conosci, che fa IBA anche lui, che è gin mango e succo di limone e acqua frizzante. Io il mango non ce l'ho, ho la marmellata di mango e vino che facciamo noi. Ho provato in quello specifico episodio a raccomandare quel cocktail e, se ne sono andati incazzati come delle bisce. Però Eh sì, qua è il loro rapporto a quando qua in Italia capita spesso magari di tu che sei di Reggio Emilia vai nel bar di paese e nel bar di paese fanno un drink col nome X e tu vai dopo d'estate vai a Riccione e al bar del ristorante o dell'hotel gli chiedi quel drink lì, cioè dico come fa a saperlo, come fanno a conoscerlo. è classica. Questa è la situazione che mi viene in mente. Ok. Detto questo, abbiamo parlato del Tivoli, che è veramente, veramente figo, ma è costoso come parco? Ora non sono aggiornato sui prezzi medi dei parchi italiani adesso, perché l'ultima volta che sono stato a Gardaland penso 20 anni fa. Però diciamo che il solo ingresso a Tivoli costa 12 o 13 €, Vabbè, poco, poco. senza le giostre. I danesi, a Copenaghen soprattutto, spesso e volentieri hanno quasi tutti l'abbonamento annuale, che ha il costo di 2 ingressi, 3, 2 ingressi o 3. Aggiungere le giostre costa un ulteriore 15-16 €. Ok, quindi sì, è super economico. Quindi lì a Copenaghen questo Tivoli è anche, immagino, tipo il posto dove si va la domenica o una roba del genere. Sì, assolutamente. Poi specie in estate ci sono concerti, ogni venerdì abbiamo un concerto grosso, quindi gente del Infatti mi tipo ricordo quando sono venuto io c'era il concerto di 50 Cent, cioè non è esatto, roba da poco. esatto. Abbiam fatto 50 Cent, abbiam fatto Snoop Dogg, abbiam fatto Elton John, abbiam fatto, beh, Medina che è danese, lei viene spesso, ehm, vari artisti danesi che sono grandi nomi là, quindi fanno 40, 35, 40.000 persone, ed è gratuito di fatto, perché tu hai l'abbonamento, entri e lo ascolti. Ah, non vengono venduti i biglietti di certi concerti? No. Cioè, tipo, viene 50 che prenderà X mila dollari e io che ho pagato, diciamo, 40 euro per tutto l'anno, lo vedo gratis. Cioè, lo Assolutamente vedo con quei 40 euro. sì. L'unica cosa è quando ci sono concerti del genere, devi prenotarti online, mettono un giorno in cui aprono il sito dove puoi prenotarti il tuo posto, così sanno che davanti al palco c'è il massimo di persone che ci può essere e gli altri non li fanno entrare, altrimenti ti trovi con 50 Cent Infatti è quello che una ti, guerra. infatti è quello che ti stavo per dire, Sì. con 50, cioè con 50, Snoop Dogg, artisti del genere, il Tivoli, per quanto può essere grande, comunque è un parco, non è non è, perché parlandone chi ci guarda pensa, a chi non c'è mai stato pensa a Gardaland, quindi è un parco molto, molto piccolo tra l'altro, perciò un personaggio come 50 o Snoop o comunque anche Elton John non sono indicati. Magari come prodotto sì, però si sa già facendo un personaggio del genere che l'affluenza sarà tripla, quadrupla confronto a quello che ci può stare, quindi immagino che ci sia una capienza massima per certi eventi. Esattamente. In Danimarca sono molto, precisi per quanto, riguarda il rispetto delle regole, il rispetto delle capienze e il fornire un'esperienza che rimanga umana, nel senso che non fornirebbero mai un servizio se questo significasse essere una bolgia. Loro controllano tutto, la gente lo sa, non fa storie, sanno che c'è un limite massimo, non provano, o meglio qualche ragazzino prova sempre, però minimale, non provano ad entrare se il parco è già chiuso e sanno che se non sono riusciti a fare 50 Cent faranno Snoop Dogg o faranno il prossimo grande nome, insomma. Il servizio in sé, anche il limitare la capienza, è da parte di Tivoli una consapevolezza che forse non riusciranno a ripagare magari il grande artista,
però sanno che nel grande picture, nell'immagine più globale dell'anno, fornirà un servizio ai propri abbonati che li farà tornare, li farà essere felici. Ed Sì, è un... puntano su quello, magari sull'evento singolo di 50 o di Elton John non rientrano delle spese, però nel quadro, nel quadro generale danno comunque un'immagine, il fatto di comunque che se ne parli, appunto come ne stiamo parlando io e te, di questi hanno fatto questi nomi, si fanno riconoscere sicuramente a livello, prima cosa nazionale, ma anche mondiale, perché artisti del genere quando fanno certi concerti, cioè tipo 50 non è che parte da dove vive lui, viene a Copenaghen e torna a casa, viene, si fa tipo 2 settimane in questo lato del mondo e fa concerti ovunque, festival e cose varie, perciò questa è una cosa che mi ha colpito molto. E un'altra cosa che mi ha colpito molto del parco è che c'è, vabbè, il palco è enorme, vabbè, fatto da paura, e la cosa bella è che davanti al palco di questo parco c'è un'erba perfetta, e quando ci sono eventi del genere tirano su tutta l'erba, cioè erba non sintetica, erba vera, quella lì che devi legare nella terra, e ci sono proprio tutti sti ragazzi, vabbè, immagino siano giardinieri presi per l'evento, che alzano tutta l'erba, lasciano la terra, sapendo che la terra battuta, sapendo che ci saranno migliaia di persone lì, e poi finito il concerto, finito l'evento, rimontano l'erba ovunque, è roba veramente assurda, cioè, a parte la rottura di palle, però è veramente per far capire quanto ci tengono all'immagine e fare le cose fatte nel modo giusto, perché in questo modo tu sai che la tua erba deve essere sempre fatta bene, sempre lì perfetta, che a punto di volerla slegare e rilegare ogni volta. Detto questo, arriviamo a parlare dei mondiali IBA. Non raccontarmi subito la vittoria, raccontami prima come mai ti sei avvicinato al mondo delle gare. Poi dopo, e poi arriviamo ai mondiali IBA. Allora, il mondo delle gare è un mondo che ho approcciato fin da subito. La prima gara l'ho fatta dopo, penso, 3 settimane che avevo cominciato a lavorare al ristorante con lo chef Michelin. E è un approccio che ho avuto in quanto vengo dallo sport agonistico e giocavo a pallavolo semi-professionalmente, quindi mi mancava un po' quel tremolio e quella verve che ti dà giocare o comunque fare un lavoro a livello professionistico dove hai un audience, hai qualcuno che ti deve giudicare o comunque che gioca contro di te. Mi mancava la competizione. Mettersi alla prova, sì. Esatto. Poi ho sempre visto la competizione come una scusa per creare nuovi drink che poi andranno sul menù. Puoi unire l'utile al dilettevole e comunque creare qualcosa di ottimo. Vinci? Bene. Non Una vinci? competizione, Qualcosa. una competizione può anche ispirarti molto. A me è capitato spesso, parlando sia di flair che di cocktail, spesso vedere una competizione o vedere anche altre persone che fanno quello che fai tu a livello diciamo estremo, ti porta, perché che sia la miscelazione o che sia il flair, ti porta comunque a ispirarti. Non dico copiare, però ti può portare comunque a ispirarti o comunque a vedere cose diverse da quello che vedi tutti i giorni. Esattamente. Quando fai una gara, dico sempre ai miei ragazzi, vinci sempre, nel senso, se vinci, hai vinto, godi. Se non vinci, hai visto chi probabilmente lavora meglio di te portare un drink che probabilmente era migliore del tuo. Quindi hai probabilmente varie persone da cui trarre ispirazione, non copiare, ma da cui imparare. La competizione è il modo più veloce per imparare cose nuove o sicuramente per muovere la tua curiosità nel provare cose nuove. Ehm, per me non c'è nulla che batta le competizioni per rapidità di apprendimento e come, diciamo, rapporto tempo e nuove cose che impari, nuove conoscenze. È uguale, sì, stessa cosa quella che penso io. Fai una competizione, impari tantissime cose nell'arco di pochissimo tempo e cresci anche tu come persona, cresce anche il modo in cui ti poni con la gente, il modo perché ti fa, è veramente una botta di adrenalina e esperienza assurda. Quindi inizi con le tue competizioni, immagino a livello nazionale lì in Danimarca, e ne hai avuto subito un buon riscontro, o hai avuto un momento, o sei dovuto crescere, com'è andata? La prima competizione fu Havana Grand Prix che ad oggi organizzata da Pernod, che ad oggi per me è una delle competizioni più divertenti che tuttora esiste, se non sbaglio almeno. È stata Penso, l'anno penso di scorso in sì, non Danimarca. saprei.
e con un livello altissimo, perché in genere chi si iscrive a Havana Grand Prix porta sempre degli ottimi drink. Io mi son trovato a essere il primo sullo stage di una cocktail competition che non avevo mai visto su YouTube come potesse essere, non sapevo cosa aspettarmi né niente. Avevo di fronte il general manager della compagnia di bar più famosa di Copenaghen, che all'epoca aveva un bar in top 50, e la brand representative o brand ambassador adesso global di Havana, Mamie Sanchez, e me li son trovati davanti alle 8 del mattino, numero 1, e buongiorno. E come funzionano queste gare? Nel senso, tu hai il tuo drink da presentare, devi anche parlare, lo devi solo presentare, come funziona? Esattamente, io non sapevo nulla di quello che tu dovessi fare in una cocktail competition. Ho fatto apposta a non informarmi perché volevo proprio prendere un bello schiaffone in faccia, che ho preso. Dovevi esporre il tuo drink, dovevi chiaramente presentare 4 drink per i giudici e raccontare la storia dell'ispirazione, comunque quello che tu devi fare la maggior parte delle competizioni, fare un discorso che sia accattivante per l'audience e per i giudici, ma che sia anche sensato per spiegare le tue scelte nel creare il cocktail e che giustifichi ogni cosa nei minimi dettagli. Perché certe volte senti di quei discorsi nelle competition, magari gente che ha utilizzato cose che non servono a nulla, hanno perso un sacco di tempo e questo ti porta a perdere punti alla fine della fiera. Comunque, detto questo, la competition è andata bene perché sono arrivato quarto, che per me era già una roba pazzesca, però ho imparato tantissimo, ho conosciuto un sacco di ragazzi che facevano competizioni da anni, giudici, anche loro ti danno feedback che sono onesti perché comunque è il loro lavoro e utili perché comunque io magari pensavo: "Cazzo, sono anche bravo a fare i drink", invece no, vai lì e capisci che non sai un Che cazzo, non che c'è nessuno. e è un bel bagno di umiltà la prima competition secondo me, e serve. Ok, da qua andiamo a finire. Immagino che poi dopo, negli anni, poi sei diventato campione nazionale lì in Danimarca. Prima cosa, come hai visto il fatto che a vincere la gara non è non è uno di quella nazione? È dura, ma almeno era dura, adesso penso che la società sia cambiata tantissimo. Primi anni, specie dopo la prima volta che ho vinto il campionato danese, ho sentito speaker, i commentatori nelle gare dire: "Questo non lo vinci, questo qua non c'è spazio per i non danesi", cose molto razziste, cose molto pesanti. Ho avuto giudici anche che hanno dato a me, non solo a me, anche ad altri concorrenti stranieri, 0 punti in ogni parametro apposta, e questa cosa mi è stata detta dal giudice stesso. E Che io ti metto 0 punti perché sei italiano? no, io Perché ti ho hanno... dato 0 punti su tutto, no, poi lui ti dice: "Ah, perché fai schifo". Chiaramente tu sei stato giudice, io son stato giudice, per dare 0 in tutto a uno, ma manco se ti tira il bicchiere in testa gli dai 0 su tutto. Insomma, No, non penso ci sia un modo per riuscire a prendere 0 in tutto. io non penso ci sia. Eh no, perché se c'è qualcosa anche legato all'immagine, se tu arrivi e non fai niente, comunque sei vestito in qualche modo, Esatto. perciò a livello di immagine qualcosa, perciò 0 in tutto è praticamente impossibile. È successo però. Ho avuto mystery box competitions dove non erano molto mystery, quindi l'avevamo rinominata la misery box, perché c'erano chiaramente i danesi che avevano certi prodotti e gli stranieri che avevano quello che di default c'era su tutte le stations, quindi tu guardavi e dicevi eh. Però erano competition poco serie, insomma, roba giusto per farsi le ossa. Poi negli anni la società è cambiata, il 95% della industry danese di bartending o di ristorazione non è danese, quindi oramai è diventato parte della tradizione che chi vince certe competition non sia danese per Ok. E... problemi. Perfetto. Quindi sapevi già quando hai vinto tu un nazionale che poi i mondiali sarebbero stati fatti lì a Copenaghen? Sì, lo sapevo, infatti ero molto felice di aver vinto un giro in bicicletta, perché sì, diciamo che quando vinci una competition a livello nazionale in genere c'è l'eccitazione del viaggio, mia prima competition che ho vinto un viaggio a 50 metri da dove lavoravo, quindi ero l'unico competitor di tutti i paesi che dormiva a casa sua e sono andati in bicicletta. Gli altri, inclusi quelli della federazione danese che venivano dal nord, avevano l'hotel. Ti racconto una cosa. Io quando, a parte il fatto che ero arrivato a un punto, perché io non ho mai guardato al flare
come a livello, non ho mai guardato la mia carriera nel mondo delle gare del flare pura soltanto per i risultati. Ho sempre guardato il flare come quello che anche consiglio, il fatto di vederlo come un trampolino per poter arrivare a qualcos'altro, comunque una via che ti apre tante strade. Facendo le gare di flare, almeno ai miei tempi, tu arrivavi a tantissimi contatti, ti facevi un nome molto velocemente, quindi non è detto, cioè, l'obiettivo che potevi avere non era soltanto quello di vincere i soldi della gara o vincere la gara. Quindi io tramite quello volevo arrivare a varie cose. Alcune sono arrivato, alcune no. Però dico, tramite quello lì, poi dopo ho deciso di cambiare la strada e iniziare a fare la via per poter arrivare ai mondiali IBA. Prima non facevo competizioni, tra virgolette, riconosciute a livello di associazioni o associazioni nazionali o internazionali. Quando ho deciso di partecipare ai mondiali IBA, a parte il fatto che volevo cambiare io la mia strada, l'avevo fatta perché sapevo che i mondiali IBA sarebbero dovuti essere fatti o a San Francisco o a Los Angeles. San Francisco e Los Angeles, mi ricordo qual era dei due. Se non mi ricordo se erano queste due le città. E mi ricordo che dico, vabbè, faccio questa gara qua così magari vado a fare, se vinco vado a fare i mondiali IBA e mi faccio un bel viaggio. Il primo viaggio mi mettono a Copenaghen e dico, vabbè, sì, bellissimo, però dico, io pensavo fosse Los Angeles o San Francisco, dico, porca puttana, vabbè. Secondo anno, Tallinn in Estonia, lì, l'ultimo anno diciamo che sono andato in Cina, perciò il viaggio me lo sono fatto, però... È bello. Sì, lasciamo perdere. Magari dopo ne parliamo di un aneddoto che mi ricordo con te protagonista. E oltre a questo, poi dopo invece il primo anno che io poi ho deciso di non andare, Cuba. E quindi inizialmente era un posto in Russia, mi ricordo dove sta, Sì. San Pietroburgo doveva essere, poi invece c'è stato il Covid e tutto e l'hanno spostata a Cuba, beati loro. E poi invece quest'anno li faranno in Italia. Vabbè, detto questo, tu hai fatto la tua competizione, raccontami un prima, durante, un dopo, a grandi linee e dimmi com'è. Prima, durante, un dopo di... Del mondiale IBA. Prima è stato molto eccitante in quanto la finale nazionale mi dava al quarto posto, poi quando hanno pubblicato i risultati saltò fuori che avevano sbagliato il conteggio. Quindi non solo io non ero quarto, ma gli altri 3 non dovevano essere in finale. Quindi abbiamo rifatto la finale con i finalisti che effettivamente meritavano di essere lì ed è stato molto, molto spiazzante, diciamo, per alcuni, però ora la mano. Chi ha visto il primo errore aveva già notato che c'era un gap molto alto, specie grazie alla tecnica, che nelle competizioni IBA può sembrare una cretinata perché comunque per molti bartender le regole tecniche dell'IBA sono inutili, però dal momento che tu ti iscrivi accetti questo ed è un notevole premio a livello di punti fare la tecnica perfettamente. A livello, infatti, non ho mai partecipato io alla competizione perché ci sono flare bartender che hanno fatto anche le competizioni legate alla miscelazione nelle gare IBA. Io non ho mai partecipato, quindi non so il regolamento, però parlandone con te, parlandone con altri, so che è veramente super dettagliato e viene controllata qualsiasi cosa, anche dove tocchi la bottiglia, se nel chiudere la bottiglia una goccia rimane sul collo della bottiglia, qualsiasi cosa viene tutto calcolato, è tutto errore, tutto deduzione, cose varie. Esatto, è molto impegnativa. Diciamo che te la devi leggere per bene e c'è chi prova la routine, non dico solo decine, ma centinaia di volte. Ho conosciuto qualche ragazzo che proprio a Copenaghen, il ragazzo finlandese, adesso non mi ricordo come si chiamasse, che mi disse: "Oh, io ho provato la routine 150 volte, 200 quel che era. Tu quante volte l'hai provata?" Io dissi: 3". Poi io feci 0 errori nella tecnica e presi il punteggio altissimo, di fatto poi quello m'aiutò Infatti è anche a vincere. quello che ti volevo arrivare a dire, dico, con un regolamento così dettagliato è anche molto facile prendere punti facili, perché il Esatto. gusto e quelle cose lì, a parte il fatto che anche quando mi sono trovato io a giudicare gare in cui devi degustare drink, è super difficile, cioè tipo a mio avviso, perché dico, magari una cosa a me piace,
però devo giudicarla non in base al mio gusto, devo giudicarla in base a come è costruita, come i gusti vengono risaltati. Tipo se assaggiassi un drink amaro, che a me di base non mi piace, non posso giudicare male un drink amaro perché a me non piace, capito? Quindi la vedo super super difficile il metodo di giudizio, vedo super difficile il metodo di giudizio per quanto riguarda la degustazione di un drink, perciò anche nel costruirlo per una gara io spesso lo costruivo come piaceva a me o chiedevo una mano anche a altre persone che mi aiutassero, però poi lo facevo assaggiare ad altre persone, cioè ti piace e poi in base ai gusti che sentivo decidevo come utilizzarlo. Però in una competizione il gusto ovviamente non puoi sapere come va, perché magari per te, per tutte le persone che hai fatto sentire, spesso anche allo chef è buono, però arrivi in gara e va malissimo. Però invece sulla tecnica, se è perfetta, è perfetta. Quelli sono punti che prendi, basta. Io lo facevo quando io facevo le competizioni, una cosa che a me aiutava molto, perché tipo io avevo, vabbè si parla di flair che è diverso, però comunque io avevo i vari punti in cui ero bravo e altri punti in cui sapevo che non ero molto bravo. Tipo io non avevo tanti punti di difficoltà, perciò i miei movimenti non erano super difficili, però sapevo che io ero bravo tipo sulla musica, ero bravo a fare le cose a tempo di musica, che quelle lì ci sono, la vedi, la musica la senti, vedi i movimenti, perciò lì ero sicuro di prendere quei tipi di punti e qui penso sia stata la stessa cosa per te sul discorso della tecnica. Sì, diciamo che, io fortunatamente, avendo giocato a pallavolo in palazzetti con 2000 persone magari certe volte che ti strombazzava nelle orecchie ogni volta che toccavi la palla, la pressione dello stage mi aiuta più di q mi dà più di quanto mi tolga, e quindi aver provato 2 o 3 volte è stato sufficiente. Chiaro che mi son dovuto leggere varie e varie volte, ben più di 2 o 3, le regole, perché volevo esser sicuro di fare tutto per filo e per segno, perché sono scritte, lo devi fare, non c'è nessun senso nel perdere questi punti, perché son punti facilissimi, sono lì, c'è scritto che lo devi fare, ti piace, non ti piace, te ne deve fregare niente, son punti facili. Sì, come hai detto tu prima, una volta che accetti di partecipare a questa competizione, leggi il regolamento, quello è. Sì. Mi hai fatto venire in mente una cosa che anche per me era la stessa, magari adesso dicendomi così mi hai fatto capire che è così anche per te, il fatto che anch'io mi esibivo molto meglio quando c'era tanta gente. Quando ce n'era poca avevo molto più ansia. Cioè, è la stessa cosa, te l'ho detta prima di iniziare questa registrazione, che il fatto che non siamo in diretta su Twitch mi fa venire più ansia del fatto che, cioè tipo nel fare questa puntata, nel prepararla, nell'iniziarla, mi sono sentito molto più a disagio o sotto pressione di quando invece vado in diretta su Twitch. In diretta su Twitch vado tranquillo, invece adesso sapendo che non, tra virgolette, non ci sta guardando nessuno, mi mette più in difficoltà invece di pensare di avere gente che mi guarda. Ma per me poi è uguale, per esempio, quando abbiam fatto i mondiali a Copenaghen, nel c'è, per chi non lo sappia, quando tu fai una gara IBA, un momento dedicato alla preparazione della garnish. Quella che per me era un punto debole, perché io non avevo mai fatto quelle garnish stile IBA tutte complicate, eccetera. L'avevo provata tante volte e tutte le volte lasciavo più di metà del tempo sul cronometro. Quando sono arrivato a farla lì, nascosto in un angolo, da per me, cioè col giudice basta, far lì la garnish, figa, tremavo così tanto che l'ho quasi finita al pelo. Poi sono andato invece sullo stage, ho visto, eravamo comunque in Danimarca, quindi ho visto che tutta l'audience aveva le bandierine danesi, tifavano per me. C'erano i gufi della Bartender Industry sul lato sinistro a gufare sperando che perdessi. Da tremare così son passato mani da chirurgo. Bellissimo. Lì lo stage m'ha dato veramente tanto di più di quanto mi potesse aver tolto. E raccontami, perché tipo ti racconto la mia esperienza. A me Copenaghen è stato un disastro totale, perché a parte il fatto che vabbè ero emozionato, però è stato il mio primo mondiale IBA, però non voglio parlare male, però spesso mm, chi organizza o chi fa parte comunque dello staff è anche gente che fa parte di altre associazioni, perciò magari non dico che a quello che è capitato a me è stato perché ero io, perché volevano comunque mettermi tra virgolette i bastoni tra le ruote, però proprio un minuto prima di salire in stage, quello che c'era lì a controllare le postazioni ha detto che nella mia postazione non andava bene niente, quindi io quel minuto che nelle gare di flair ti serve proprio per concentrarti, respirare un attimo, l'ho dovuto fare di corsa cambiando mille cose, quindi
Poi tipo mi sono ritrovato, che poi è stata una dimenticanza mia, vabbè non dico niente, però in un mondiale IBA magari ti aspetti che siano fatte certe cose. Io mi sono trovato praticamente la vasca del ghiaccio che sembrava piena, invece era praticamente vuota ed era tutta acqua. Cioè il ghiaccio era in superficie che galleggiava, non era pieno di ghiaccio. Quindi quando io poi mi sono trovato a fare da mia routine, tipo a prendere il ghiaccio, ho praticamente immerso la mano nell'acqua, ho immerso, capito? E poi ho bagnato anche tutte le bottiglie e non me ne sono accorto. Ma comunque, questo per arrivarti a dire cosa? Che per me è stato graduale. Ho fatto Copenaghen disastro, poi a Tallinn una via di mezzo e poi in Cina, tra virgolette, sono andato bene per gli obiettivi che avevo io. Tu, facendo questa gara, ovviamente tutti sperano di vincere. Anch'io a Copenaghen, quando mi allenavo, dicevo metti che vinco, comunque sì, mi piacerebbe, sapendo benissimo che per il livello che c'è, per me che era impossibile poter vincere la gara. Però tu con che aspettativa hai fatto questa gara? Dicendo io faccio il mio, dicendo la posso vincere, vediamo come va. Io per come son fatto, per come son competitivo io e anche per come gioivo del fatto che il mio sponsor fosse Ibiki, che per me era uno degli spiriti preferiti, l'ho fatta per vincere, nel senso, sono lì, sono davanti, soprattutto perché siamo in Danimarca. Vengo da anni di prese per il culo perché erano un po' razzisti, eccetera. È la occasione che ho per far tacere tutti. L'associazione danese stessa aveva fatto tutto, messo tutto il loro focus sul bartender del Flair, che poi è arrivato ultimo. E ti Me la ricordo. ricordo, scusi ti interrompo, però mi ricordo che me l'avevi fatta notare proprio tu questa cosa, ma me ne ero accorta anche io, che infatti però noi dopo ci siamo accorti che era il ragazzo danese, perché tipo c'era questo ragazzo che sì, era bravino, però si vede che magari era lì a fare i mondiali IBA perché in Danimarca non c'è molta cultura sul flare, oppure magari nessuno che fa flare a certi livelli si mette a fare questa gara, però mi ricordo che è arrivato questo ragazzo con praticamente come se avesse l'entourage dietro le telecamere, non telecamere, fotocamere, aveva proprio le telecamere della televisione, roba seria, e tipo noi che eravamo tutti comunque di livello alto, comunque non di uno che vedi così che lancia due bottiglie, noi comunque eravamo lì che facevamo cose difficili nel riscaldarci, nel prepararci, vedevi Flair veramente a livello mondiale, nessuno che ci cagava, e questo ragazzo con tutte le telecamere addosso dice ma perché fanno il video, sarà famoso, boh. E invece no, era il ragazzo della Danimarca. E poi facciamo vedere solo lui come se fosse l'unico che rappresentasse la Danimarca, e invece poi c'è anche tu, che poi lui è arrivato ultimo e tu hai vinto. Eh sì, questo ti dà un'immagine di quello che potesse essere la nostra, situazione a livello esposizione. Societario. Sì, dai, ma anche a livello esposizione mediatica in Danimarca. È cambiato tutto da quel giorno lì, perché lo stesso giorno, mentre io aspettavo il risultato, doveva arrivare l'intervista da TV2, penso che fosse all'epoca, e quando avevan già messo tutto lo stage pronto, le telecamere, eccetera, arrivo io, parlo in inglese: "C'è un'emergenza, dobbiamo andare." Ecco, hai capito? E lo stesso presidente la sera mi disse: "Chiedo scusa, ti dobbiamo tutti delle grandi scuse perché abbiamo dato tutta la nostra energia al ragazzo del Flair, nessuno ti ha cagato e poi tu sei quello che ha portato a casa la medaglia e lui no." E ho detto: "Guarda, lui è un bravissimo ragazzo, ci sta che avete messo tutta l'energia su di lui perché dovete metterla, è il vostro competitor, dovete metterla su tutti e 2, ma non è che dovete toglierla a lui adesso, era giusto che l'avesse." Chiaro che eravamo in 2 magari. Magari un po' per uno. E a parte questo, dico, mi hai fatto venire in mente una cosa. In Danimarca hanno la loro lingua, ovviamente, però è super diffuso l'inglese, nel senso che ovunque vai, mi è capitato anche a me, venendo a chiunque, perché tipo la metro o comunque come muoversi non è molto intuitivo come tipo mi trovo a Roma, mi sono trovato a Londra, nel senso che mi riesco a muovere facilmente. Lì in Danimarca è stato un pochino più difficile capire treni e cose varie, però a chiunque chiedessi informazioni in inglese mi sapevano rispondere. Dico, in televisione lì si usa di più il danese o si usa tanto l'inglese anche lì? Dipende, i film sono tutti in lingua originale perché non esiste il doppiaggio in Danimarca, a meno che non sia un cartone. Quindi, è sottotitolato. Ah, ok, quindi nella televisione normale è tutto in lingua originale. I programmi TV danesi sono chiaramente in danese, però non è raro avere programmi TV danesi, delle TV danesi, dove ci sono persone che vivono in Danimarca che non son danesi e ti parlano in inglese, allora tutta la conversazione succede in inglese. Non è raro, succede, anch'io sono andato su TV2 dopo un paio di volte e si parlava in inglese ovviamente.
Ok, no, mi interessava questa cosa perché mi avevi, parlando con te, mi avevi detto proprio del fatto che eh, anche tu al lavoro parli in inglese con tutti, perché ti avevo chiesto io se negli anni avevi imparato a parlare la loro lingua, però hai detto no, qua si usa tantissimo l'inglese al punto che non si usa per niente la loro lingua, anche sul posto di lavoro, anche immagino con i clienti e cose varie, si parla sempre in inglese. Detto questo, prima mi hai parlato di quanto tu sei competitivo e cose varie e me ne sono accorto quando... Aspetta, no, te lo chiedo dopo. Adesso dove vuoi No, arrivare? adesso volevo sapere perché poi non hai finito di dirmelo e quindi tu ti aspettavi questa vittoria? No, io mi auguravo questa vittoria perché come sarebbe stato un grandissimo calcio in culo a tutti gli sfottò, a tutti i gufi e tutto quanto. E una grande soddisfazione per chi invece mi ha supportato perché se ti ricordi avevo tanta gente che ha lavorato con me che era lì a fare il tifo. Ed è successo e diciamo che cioè, è stato un ottimo traguardo e un game changer si dice in inglese. Ha cambiato totalmente l'approccio, secondo me, della nostra industry nei confronti di chi come me viene dall'estero. È stato un grande traguardo non solo per me, ma per tutti quelli che come me, e che sono la maggior parte, non sono danesi, ma lavorano all'interno dei bar in Danimarca. E si è notata proprio una differenza abissale direttamente dalla sera stessa. È come, sai cosa mi fa venire in mente? Mi fa venire in mente quando, che l'ho anche già raccontato, quando io ho vinto il nazionale, Aibes, che vabbè in Italia come sai siamo divisi per regioni e mi ricordo che ovviamente non ci vedo niente di male, la leggo soltanto al fatto che non mi conoscesse nessuno. Però mi ricordo che quando ho fatto la mia prima gara, prima di fare la gara, veramente passavo in questa sala enorme d'albergo e nessuno mi guardava. Dopo che ho fatto la gara, dopo che ho fatto la gara e che il livello era completamente diverso tra me e gli altri competitor, un po' di gente. E poi quando... E c'era tipo la tavola grande perché si cenava, io però non stando in albergo non cenavo con la mia sezione. E però mi era capitato di incrociare comunque, di passare da questa tavola qua a salutare. E però mi ricordo quando poi mi chiamano come vincitore della gara di Flair, questa via che era praticamente questa strada che facevo prima in mezzo a tutte le tavolate, cercando di non toccare nessuno, scusa permesso, è diventato un mega tappeto rosso in cui tipo, passi tutti grande, grande. E comunque è andata un po' così. E come è divisa quella gara lì? Nel senso, round secco, i tre vincitori, primo, secondo e terzo, o c'è una qualificazione, una finale? In Danimarca? No, al mondiale IBA. Mondiale IBA adesso le hanno cambiate le regole, quindi so che ci sono più challenges e diverso modo di fare la No, classifica. no, dico come l'hai fatta tu. Come l'ho fatta io, c'erano di fatto 4 o 5 mondiali IBA allo stesso tempo ed erano divisi in categorie di cocktail che non possono competere tra di loro, perché nel Sì, sì, senso... dico sì, nella gara che hai fatto tu, Sì, tutti insieme era un secco. esatto, era tutti insieme, era un secco e c'erano le medaglie, c'erano i vari campioni del mondo IBA che per l'appunto ti dicevo ha senso separarli perché un cocktail aperitivo in una blind tasting jury non vincerà mai secondo me contro un cocktail come può essere un long drink o un dessert cocktail, perché sappiamo tutti che dietro le tende è un po' come in cabina elettorale, fuori tutti dicono che votano qualcosa, poi dopo votano quello che piace di più. E il cocktail un po' più dolce, il cocktail bitter fa fatica in una blind jury secondo me. E quello, la super final che c'era all'epoca dopo, era una roba che un po', per esempio il cocktail di un flair bartender dove si fa più attenzione all'esibizione che che non che al sapore, ma che alla complessità del drink, è difficile che possa andare a competere con quello di uno che per 7 minuti l'unica cosa che c'è da fare è fare il drink. Infatti mi ricordo che c'eri tu quando ha vinto Danilo Ribe? No, No, A Tallinn, a a Tallinn tu non c'eri. A Tallinn, perché praticamente i mondiali IBA come erano divisi, adesso forse non sono più così, erano divisi in modo che c'erano tutte le categorie, nel senso c'è chi fa flair,
chi fa lo sparkling, chi fa l'after dinner, chi fa il pre-dinner, che sono le varie categorie di drink, e i drink divisi per i momenti della giornata in teoria, che poi tutti vanno bene per tutti gli orari adesso. E in ogni categoria c'era il campione del mondo IVA, perciò tu vinci la tua categoria, sei campione del mondo. Da questo poi loro, per lo spettacolo e poi per avere anche un nome, per dire questo è per fare il super campione, mettevano in competizione tutti questi insieme, però dovevi portare lo stesso drink, ovviamente. Sì. Quindi questa cosa qua, seguendo il discorso che hai fatto tu, una volta poi andando a fare la super final avevi ovviamente un deficit, era favorito quello con un'altra tipologia di drink. Diciamo che no, rispetto a me non mi sento di No, non aver dico avuto una rispetto a te, però categoria, diciamo che c'è sempre chi parte sfavorito, in genere il flair bartender, perché tu sei un sì, flair bartender, infatti lo sai, se devi fare le acrobazie devi anche scendere a compromessi su quello che sarà alla fine il drink. sì, e infatti quello che volevo arrivare a dire io è che ovviamente in questa super finale ci mettevano dentro anche il flair, e Danilo Rib è un flair bartender, uno dei flair bartender più vincenti della storia, uno che è super famoso, che ha deciso di chiudere la sua carriera vincendo i mondiali IVA. E si è trovato, perché poi ogni competizione, soltanto il flair è diversa dalle altre competizioni, le altre hanno differenza di categoria di drink, però viene svolta nello stesso modo. Quella del flair invece ha un regolamento a sé, ovviamente, perché ci sono tutti i movimenti con i vari oggetti, i vari tools della postazione. E Danilo Ribe fa, quant'era? 7 minuti era la finale? 10. 10 minuti. E lui preparando la finale, perché nel flair non siamo microfonati, invece lì in quella gara lì tu devi anche esporre, e lui fa di solito noi facciamo tutta la nostra esibizione in 7 minuti, quindi fa, qui ne devo occupare 10 e vi presenterò mi viene in mente come l'aveva detto in inglese, cioè lo traduco, dice vi presenterò il bicchiere più raffreddato della storia, che fa vedere che fa il suo stir per raffreddare il bicchiere, fa the most chill glass of the però sì, ovviamente infatti non è mai successo che un flair bartender poi abbia vinto la super finale. Mi hanno detto che l'anno prima di Copenaghen, o no, se non l'anno prima, qualche anno prima di Copenaghen, Marek Pulsuski, il polacco, aveva preparato, perché lui ha vinto i mondiali IBA tipo per 3 o 4 anni di fila, legati al flair, e lui si era preparato molto bene alla super finale, e mi hanno detto che quell'anno lì meritava molto lui di vincere, però come anche nell'ultimo mondiale che abbiamo fatto insieme, la super finale di Mika, il ragazzo finlandese, era stata molto bella a livello, perché infatti poi il flair bartender lì si vede se è un flair bartender, diciamo, che non è iniziato da poco, con personalità. Nella super finale poi si vede che comunque sullo stage sta bene, a parlare si diverte, perché poi mentre fai l'esposizione del tuo drink ci sono giudici esterni, anche tipo a giudicare. Lì c'è anche tipo, mi ricordo che c'era un giornalista, perciò un giornalista ti può fare anche domande stupide legate al drink, e magari mi ricordo che un giornalista amica gli chiede ma come si fa a fare flair, come si impara a fare flair, e mica gli risponde basta giusto prendere le bottiglie, lanciarle e riprenderle, fallo. Mica, che tra l'altro era quello che mi ha insegnato a fare flair in Grecia, perché lavoravo con lui. Sì, è Rubik. E quindi dico, a livello visivo, soprattutto a livelli magari anche di questo giornalista, di gente che non fa parte della bar industry, vedere la super final, se il flair bartender è un flair bartender con esperienza, si vede che ha una marcia in più confronto agli altri, appunto per come sta in stage. Però poi ovviamente lì quello che conta di più è il drink, e sicuramente poi il gap tra intrattenimento e degustazione va a colmare, quindi un flair bartender non ha mai vinto la gara. Detto questo, la medaglia è grande, piccola, è divertente, ti è piaciuta? Medaglia è grandissima, è pesantissima, e come tutte le medaglie pesanti è bella da indossare. Detto questo, beh, sì, è chiaro che ero contento. Mi ricordo un altro aneddoto, mi sono scordato di dire prima. La cosa più terrificante del mondiale lì a Copenaghen fu, al momento della premiazione, sapere che comunque il mio cocktail avevo fatto era buono, perché
non sono molto onesto con me stesso. Se faccio un cocktail di merda lo dico, ma quello era cazzo era buono. E tecnicamente sapevo che era andata benissimo perché me l'aveva detto la giudice subito. Ho sentito, tu terzo, secondo, lì mi son guardato e ho detto: "Son così vicino che se non vinco adesso incazzo come una bestia." C'era la ragazza di Eh, fianco a me che diceva: "Dai, stai tranquillo, stai tranquillo." no, ma si viene chiamati tutti insieme, cioè non è che dicono i primi tre e poi dicono chi è il vincitore. Lì da tutti insieme chiamano tipo ce ne sono 15 persone, dicono terzo, secondo, perciò tu puoi essere o primo o non esserci proprio, giusto? Esattamente, quindi in quel momento lì che tra l'altro lui Ansis prese tempo perché sapeva che avevo vinto io, quindi fece questo speech un po' per infiammare la folla danese. Io stavo guardando i gufi, nel lato sinistro stavo dicendo: "Questi mi fanno crepare se non dice il mio Lì nome." pronti a guardarti. Questi sono lì pronti a dire: "L'avevamo detto." È stato il momento forse più di tremarella che ho avuto in tutto il mondiale. È bello, sì, magari non è bello il fatto che non ti sei fatto il viaggio per la gara, però comunque essere, tra virgolette, a casa, anche se da casa eri molto lontano, è stato comunque bello. Ma un'altra cosa che ti volevo chiedere, dall'Italia c'è stato qualche interessamento una volta che hai vinto questo mondiale? Sì, sì, sono Interessamento intendo tipo qualche giornale o qualcuno che ti ha contattato, cose varie. sì, qualche giornalista ha scritto dei pezzi che poi a Reggio Emilia non furono pubblicati per altri motivi che non stiamo a indagare qua, ma, bar che mi hanno chiesto di venire a fare guest o fare, giudice ci son stati, son venuto varie volte, sempre un piacere. Un po' difficile per me fare parlare del mio lavoro in italiano è sempre un po' brigoso perché po di fatto ci parlo solamente in inglese, Eh sì, ma son sei abituato a pensare anche i termini delle cose, a es parlare di tutto, li chiami tutti in inglese. Sì, mi è capitato anche a me. competition parli in inglese, le masterclass le fai in inglese, i guest sono in inglese, quindi è una challenge in più venire in Italia perché comunque devi stare a pensare paradossalmente di tradurre nella tua lingua quello che normalmente, fai e normalmente non pensi o non parli nella tua lingua. Ma è una cosa che mi ha portato più spesso a me, a volte ho avuto dei periodi in cui stavo a stretto contatto con persone che non parlavano italiano, che non parlavano, sì, che non parlavano italiano e quindi a parlare spesso in inglese. E quello che mi capitava a me più spesso non era tanto il parlare con loro in inglese, era una volta che mi ero abituato a parlare sempre con loro, sia io nel pensare o nel parlare con persone italiane che mi vien da dire le cose in inglese o mi vien da pensarle in inglese e dirle in italiano e mi faceva bloccare tutto. Okay. Adesso ti volevo chiedere un'altra cosa, altre 2 cose poi, ti lascio libero, visto che abbiamo esaudito tutti i punti che mi ero scritto. Ehm, ho visto come vabbè, l'ho visto dal tuo Instagram, poi me l'hai fatto venire in mente dicendomi della pallavolo. Mhmm, pensi che sia importante per un bartender che faccia quello che fai tu sei il bar manager del NIMB, che faccia il bar manager o che faccia il bartender o qualsiasi altra cosa, pensi che sia importante avere un hobby, un passatempo o fare uno sport, cose varie, perché ho visto tu facevi pallavolo, però tipo adesso mi ricordo che tu fai tipo arrampicata o cose varie, tipo io faccio i tuffi o comunque li facevo, spero di poter ritornare a fare presto. Dico, a tuo avviso è una cosa che aiuta? Poi ti dico anche la mia, intanto ti faccio parlare a te. Ah, lo sport non è per dire una roba generale che dicono sempre tutti fa bene, è un dato di fatto e secondo me per chi svolge la nostra professione ed è sottoposto spesso e volentieri a stress sia fisico che psicologico che si estende non solo per tutta la durata del turno, ma spesso e volentieri ti segue anche a casa, perché sappiam tutti, specie se nella gerarchia sali all'interno del bar, che chiamate fuori da lavoro ti arrivano quotidianamente, no, avere un hobby, specie uno sport che ti permetta sia di bruciare quelle milioni di calorie in eccesso che facendo il nostro lavoro quotidianamente immettiamo nei nostri corpi, sia di sfogare lo stress, la rabbia o quello che può essere la negatività e ritagliarti uno spazio dove pensi solo a quello e sei 100% dedicato solo a quello, aiuta molto. Detto questo, nella fattispecie l'arrampicata, che sembra una cretinata ma non lo è, io faccio bouldering che è praticamente arrampicata senza corda con i materassi,
ho scoperto a posteriori darmi un sacco di, perk utili per quando lavoro dietro al bancone. Tipo riesco a non utilizzare troppo la schiena, quindi non vado a sovraccaricare la parte bassa della schiena e arrivare a casa con, gli inevitabili problemi che tutti i bartender hanno dopo ore e ore di lavoro a piegarsi di continuo, proprio perché senza accorgermene faccio dei movimenti che magari faccio durante il mio sport, utilizzando altri muscoli che possono essere le gambe, piuttosto che, sempre solamente la schiena che va su e giù. E sul lungo termine, alla fine dell'anno paga questa cosa, perché riesco praticamente a non dover mai fare step out dal bar perché ho problemi fisici. E questo è grazie allo sport, non è grazie alla fortuna di certo. E a livello mentale, oltre che a livello fisico, quindi dici che aiuta molto anche a livello mentale avere una valvola di sfogo, uno sport in cui Sì, lo sport abitua 2 cose, lo sport ti dà 2 cose: disciplina, che nel bar è fondamentale, perché disciplina intesa come, porsi degli obiettivi, rispettarli seguendo un piano ed essere efficaci nel farlo, perché se nello sport l'allenamento non diventi bravo se non lo effettui in modo metodico e in modo preciso e ti fa sfogare. 2 cose che per il nostro lavoro, ma come in molte altre professioni, sono fondamentali. invece, cioè, grosso modo la penso nello stesso modo io, però la mia esperienza personale è stata perché vabbè, io ho sempre fatto flare, perciò una seconda cosa non ce l'avevo perché comunque mi allenavo tutti i giorni, 5 giorni a settimana, almeno 3 ore, perciò non facevo altro. Però quando poi ho smesso di allenarmi col flare da competizione, diciamo che io tipo io anche adesso continuo, faccio sempre flare, però non lo faccio più a livello di competizione, quindi non ho più bisogno di questo allenamento costante per mantenere il livello così alto. E quando poi ho smesso, sono arrivato a un punto in cui ero proprio stanco del mio lavoro, nel senso non mi piaceva più farlo, non avevo più stimoli e ho iniziato per caso con questa cosa dei tuffi e approcciarmi a uno sport, impararlo, divertirmi perché veramente mi piace, veramente mi diverte, mi ha fatto ritornare la voglia di fare il mio lavoro. Infatti ho iniziato a fare i mondiali IBA, mi sono preso bene con ho, tra virgolette ideato nuove tipologie di corso, cambiato tipo la struttura dei corsi che facevo e cose varie e quindi avere un hobby o comunque uno sport mentre lavori a livello sia fisico ma soprattutto mentale a me ha aiutato tantissimo. Indubbiamente. È un dato di fatto questo. Sembra una cretinata, sembra una di quelle frasi che leggi su Instagram nei profili di quelli che ti dicono di fare trading online. 30 minuti al giorno di attività fatti bene, no, però 1 ora e mezzo, 2 ore fatte bene di allenamento 4, 5 volte alla settimana sono una grande mano. Ok, detto questo ti chiedo un'ultima cosa, poi ti lascio libero. Questa è una cosa che domando sempre agli ospiti del podcast. Se potessi tornare indietro, adesso direi a quando eri in spiaggia a Kos a lavorare per IBS, se potessi tornare ad allora, sei contento del percorso che hai avuto? Cambieresti qualcosa? Ad oggi sei felice di quello che hai fatto fino adesso o magari pensi che avresti potuto fare meglio qualcosa o potresti essere da qualche altra parte adesso? Ma sì, fare meglio per Fai tipo come un bilancio della tua sì. carriera oggi. Per come sono fatto io e per come penso che un professionista dovrebbe sempre pensare, si può sempre fare meglio, si può sempre ambire a qualcosa in più e si può sempre migliorarsi. Però se andassi adesso dal me a 25 anni, quando ho deciso di mollare la carriera del professore per fare il barista, gli direi: "Bravo, farai ottime scelte." Son contento di dove sono, son contento di quello che ho ottenuto, di quello che ho imparato e son contento del fatto che so dove andare e cosa fare per continuare ad imparare, per continuare a mantenermi, interessato al mio lavoro. Ho un lavoro che fortunatamente mi appassiona e non mi stanca e penso che non tante persone al mondo possano dire di fare un lavoro Pochissime, che li pochissime. soddisfa pienamente, no, che non ti pesa andare a lavorare la mattina.
Vabbè, veniamo dalle stesse zone, quindi immagino che capiterà anche a te magari di sentire i tuoi vecchi amici super stressati dalla vita e che vedono in te uno che ce l'ha fatta, tra virgolette, o uno che vive bene la sua vita. A me capita spesso di magari che mi rispondono alla classica storia su Instagram e mi dicono stai bene tu, pure ti invidio un sacco e cose varie, di persone che hanno una bellissima famiglia e tutto quanto, però magari il loro lavoro, magari lavorano perché con lavoro loro hanno i soldi per poter vivere la loro vita e avere le loro comodità e cose varie, però il lavoro è soltanto un mezzo per avere del denaro. Invece, come succede a me, che immagino sia così anche per te, i soldi sono una conseguenza a quello quello che faresti, tra virgolette, anche gratis, che è quello che ti piace. Perciò i soldi sono solo una gratificazione che arrivano però facendo quello che ti piace. Nel senso che magari sì, ti svegli e dici che palle, devo andare in albergo, mi devo fare la doccia, preparare, far tutto. Però una volta che sei lì, non sei con l'orologio in mano, voglio andare a casa, oppure che palle e cose varie. Quindi non sei stressato dalla vita sul tuo lavoro. No, esatto. Poi, per l'amor di Dio, anche a me molti scrivono quando faccio le storie, perché comunque per il nostro lavoro viaggiamo tanto, è un dato di fatto. "Ah, te sei che stai bene al mondo", eccetera. Io gli dico: "Beh, sì, cosa ti devo dire? Non sono ricco perché per l'amor di Dio, probabilmente noi facciamo molti meno soldi che i nostri amici stressati facciano. Loro probabilmente hanno lavori molto meglio pagati del nostro e quel che è, però secondo me stipendi dignitosi li portiamo a casa lo stesso, abbiam 2 case, abbiamo una vita, abbiamo dei risparmi, quindi è abbastanza per vivere più che dignitosamente e non perdiamo 8 ore al giorno, ma abbiamo giornate più lunghe, perché detto di fatto, chi fa un lavoro che magari viene pagato tanto, ma lo detesta, vive molto meno di noi. Noi viviamo giornate molto più lunghe. Eh sì, sì, ma io intendevo questo, oltre al quanto sia materialmente il guadagno, dico, qualsiasi può essere il guadagno a cui un bartender può arrivare, o in questo caso io e te, comunque qualsiasi sia la cifra, che sia maggiore o minore, è comunque una cifra, tra virgolette, sempre migliore di quella di altre persone, perché noi ci arriviamo facendo quello che ci piace, facendo una cosa che non è un peso. Esatto. Una cosa che dico anche all'interno della nostra industria, lo dico spesso ai miei lavoratori, o meglio, lo dico a chi viene portandomi un CV, ma io vedo che non sarà un posto per lui. Ma puoi anche essere il bartender più bravo del mondo, ma se tu devi venire qua e sentirlo come un peso, vai da un'altra parte, guadagna meno piuttosto, ma ti darà il tempo di sviluppare quello che poi sarà il tuo prossimo passo, non stare bloccati in un bar perché magari ti paga un po' meglio solamente perché, per il salario. Piuttosto prendi un po' meno per un po' di tempo, ma fai qualcosa che ti piace, che ti permetta poi di fare un altro passo più importante, di stare qua in questo bar che magari paga di più, ma ti fa soffrire. Poi ho dovuto lasciare a casa persone che erano bravissime perché le vedevo che soffrivano. Non era per me il posto per loro e non mi sembrava etico tenerli lì. E Ok, dopo m'han ringraziato, a distanza di mesi mi hanno ringraziato, ok. paradossalmente. Va bene, Damiano, sono contento di questa puntata che abbiamo fatto insieme. Siamo arrivati a 1 ora e 38, quindi siamo perfettamente nei tempi. Vi ricordo, ragazzi, siamo a fine puntata, non chiudete subito il video. Se vi è piaciuto, seguite i canali sui vari profili, che sia YouTube, Spotify, Apple Music, Apple Podcast Amazon Music, scusate, o Apple Podcast. Vi ringrazio, Damiano, grazie di essere qua, di essere passato. Allora, mi sono dimenticato una cosa che dobbiamo fare. Ci mettiamo al centro, così io poi dopo faccio lo screenshot e ho la... Ah sì, facciamo il pre-partita Sky. Così ho lo screenshot, guardiamo? ho lo screenshot da poter, guardiamo in quella camera lì, ho lo screenshot da poter fare per caricare. Aspetta, spostati un attimo che così copri quella, ok. Così posso mettere Siamo panzone. la copertina della puntata. Stai fermo per un attimo? Ok, così so che a fine puntata ce l'ho e lo vado a tagliare e screenshottare. Intanto grazie a tutti, ciao ragazzi, alla prossima puntata. Grazie.